tra i vari metodi utilizzati per fare un po' più di denaro per arrivare a una buona pensione, sicuramente uno dei più utilizzati insieme agli ETF è il Vanguard Life Strategy 80%. Sembra la soluzione perfetta per chi ancora non sa bene come iniziare nel mondo degli investimenti. Automatico, diversificato, a basso rischio e i costi anche sono molto sostenibili. Ma la vera domanda è: sei sicuro che è così perfetto come pensi? Oggi ti svelerò alcuni dei rischi nascosti di cui praticamente nessuno parla. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, che cos'è questo Vanguard Life Strategy 80? È un fondo che, come il nome ci suggerisce, 80, va ad investire nell'80% in azioni, il restante 20% in obbligazioni, quindi l'alta volatilità delle azioni viene un po' protetta, mettiamola così, dalle obbligazioni, esponendo una situazione a livello globale, in quanto prende azioni e obbligazioni prettamente globali e quindi ha un'ottima diversificazione. È progettato appositamente per il lungo termine, si pensa infatti ad una pensione nel lungo periodo. Ma perché è così popolare? Come già detto, la diversificazione, il fatto che noi andiamo a prendere azioni e obbligazioni in diverse parti del mondo e spesso anche nei mercati in crescita e in via di sviluppo, è un ottimo punto a favore. È automatizzato, quindi insomma proprio come la strategia del piano di accumulo PAC, in cui potete anche scegliere di prendere i soldi e reinvestire tutto quanto, ogni centesimo che guadagnate lo rimettete dentro, anche qua praticamente è la stessa cosa, ergo non dovete stargli dietro costantemente. Ottimo punto soprattutto per chi è pigro come me e non ha voglia di guardare costantemente. Poi, il basso costo, come ho già detto, potete decidere voi la somma da mettere via da parte. Non dovete avere milioni per iniziare e potete anche scegliere una tipologia di piano di accumulo, quindi ogni mese mettere via dei soldi in modo tale che vi pesi di meno e accumularne poi tanti nel lungo termine che vi daranno una buona percentuale di ritorno. Ma tra i bassi costi rientra anche proprio i bassi costi del fondo, ad esempio il TER, che più o meno si aggira intorno allo 0,25%. Vediamo ora però di fatto quali sono i problemi più o meno nascosti che ci sono dietro. Volatilità e orizzonte temporale. Sì, ho già detto che a livello di volatilità l'80% delle azioni viene un pochino parato dal 20% delle obbligazioni, questo è vero, ma comunque c'è un 60% vuoto, non coperto. Il fondo è comprensibilmente soggetto a numerose volatilità. Secondo il Morningstar, il rendimento annualizzato a 3 anni è del 7,69%, ma con fluttuazioni, appunto volatilità, che potrebbero non essere adatte per un orizzonte temporale dai 3 ai 5 anni. Esposizione geografica. Sì, ho detto che le azioni e le obbligazioni prendono soprattutto varie parti del mondo, in particolare anche i mercati che sono in fase di sviluppo, crescita emergenti. Ma ricordiamo che comunque la maggior parte delle azioni prende piede in America, ma questo non è niente di nuovo. Lo vediamo anche con l'ETF MSCI World e S&P 500. Per quanto molti dicono di investire in ambedue, se si guarda bene all'interno del pacchetto, le azioni, la maggior parte sono comunque sia detenute dagli Stati Uniti. Certo, poi differiscono per altre azioni, ma di fatto comunque la maggior parte delle azioni sono in mano agli Stati Uniti. Qui non è così diverso. Con il Life Strategy 80, anche qua la maggior parte delle azioni saranno a capo degli Stati Uniti. È importante essere consapevoli di questa situazione geografica, perché per quanto è vero che per le altre parti siamo diversificati, la maggior parte in mano a un unico paese, a un unico stato, gli Stati Uniti, è pericoloso, soprattutto considerando che in questo periodo ci sono numerosissime problematiche geopolitiche anche che intercorrono tra l'Europa, l'America, la Russia e così via. Non è una cosa da avere estremamente paura, però ricordatevi di dare un occhio sempre alla situazione geopolitica. Il comportamento degli investitori. In periodi di grossa crisi, soprattutto se vediamo anche la maggior parte delle azioni degli Stati Uniti e con le tensioni che ci sono in questo periodo, magari alcune discese che ci sono state, molte persone potrebbero farsi prendere dall'ansia e decidere di vendere tutto. Questa è una cosa estremamente sbagliata, sia perché non è che stiamo facendo speculazioni o trading nel breve termine, questo non significa che non si andranno a rialzare, da qui a 40 anni è tranquillamente, anzi
sicuramente possibile che si alzeranno. Da un orizzonte a qui da 2 anni potrebbe invece essere già molto diverso, come un orizzonte da qui a un mese ancora più diverso. Comunque state tranquilli che se fate nel lungo periodo è molto più ridotta la volatilità ed è più facile che ritornerà ad alzarsi questo valore anche se attualmente siete in perdita. A tal proposito, la zia Mary ha deciso di realizzare in questi giorni un video particolare proprio per evitare di farsi prendere dall'ansia da queste situazioni di ribasso, e vi mostrerò molto rapidamente nel prossimo video che andrò a fare dei metodi per riuscire un attimo a tenere sotto controllo questa vostra ansia. Mancanza di personalizzazione. Questa cosa è molto comune in realtà anche con i fondi di altra tipologia di ETF, ovvero voi quando comprate il Life Strategy, cioè decidete di iniziare ad investirci, dovete pensare a un cesto di frutta, semplifichiamolo così. Dentro questo cesto ci sono tante tipologie di frutta, molte simili che vengono dall'America e altre più diverse. Molto bene, in questa situazione è estremamente importante che voi comprendiate che non potete tirare fuori da questo cesto la frutta e cambiarla con quella che più vi piace. Il cesto è quello, è sigillato, impacchettato, e se lo volete comprare tale rimane. Questo implica che se qualcuno vuole optare per comprare delle azioni o delle obbligazioni specifiche anziché altre, non funziona allora questa tipologia per voi. Implicazioni fiscali in Italia, che è molto importante. Innanzitutto, rispetto a beni come l'oro e compagnia, se ci troviamo di fronte a guerre, situazioni geopolitiche molto tese, molto pesanti, negative, ovviamente c'è grossa volatilità, ma non solo. Di fronte a grandi crisi e inflazione, ovviamente va a influenzare poi a quello che noi dovremo andare a prendere in seguito. L'oro, ad esempio, ne viene potenziato nelle situazioni di crisi e di inflazione. Le azioni e le obbligazioni no. Quindi nel momento in cui dobbiamo ritirare i nostri soldi tra 40 anni, non avremo solo le tasse da pagare italiane, che sono decisamente molte. A proposito, a tal riguardo vi rimando al mio video che ho fatto precedentemente, dove vi spiego come funziona e quanto più o meno bisogna pagare di tasse. Ma un'altra cosa che entra in gioco e che non ho specificato in quel video è appunto l'inflazione. Essere tassati al 26%, avere da pagare le commissioni del broker, quindi il TER, più altre eventuali bolli, e tutte queste cose non sono niente a confronto delle situazioni in cui ci ritroviamo in una grande crisi di inflazione. Secondo la Banca Centrale Europea, l'obiettivo dell'inflazione di lungo termine è intorno al 2% annuo, ma negli ultimi anni abbiamo visto anche picchi tra il 5 e il 10%. Quindi nel migliore dei casi più o meno ci ritroveremo un 2,5% oltre alle tasse e tutte le altre cose nel momento in cui ritiriamo i soldi. Ora, sapendo tutto questo, quando e a chi conviene davvero questa tipologia di investimento? Per coloro che vogliono un investimento davvero a lungo termine, molto a lungo termine. Se il tuo obiettivo è la pensione o stiamo parlando dai 20-30 anni in su, allora questo fondo può andare bene per te. Per chi vuole fare investimenti regolari ma non ha tanto denaro, benissimo, utilizzate la strategia del PAC che la zia Mary consiglia sempre, ovvero ogni mese mettete una piccola quota negli investimenti, che siano 50, 100, 200 euro, e così si andranno ad accumulare senza che vi pesi sul portafoglio. Oltre che riduce l'impatto della volatilità, e questo è studiato, rispetto a mettere tutto il denaro immediatamente e metterne un po' alla volta ogni mese, con il tempo e con la costanza c'è una netta diminuzione della volatilità, quindi del rischio, andando a mettere ogni mese anziché tutto subito. Per chi altro può andare bene? Beh, sicuramente per quelle persone che non hanno voglia di stare lì a guardare il mercato tutto il giorno e non vogliono rischiare tanti soldi. Insomma, la volatilità, se si gioca nel breve periodo, è alta. Se stai cercando di capire ancora qual è il migliore strumento per te per iniziare ad investire, ti rimando a uno dei miei primissimi video dove vado proprio a spiegare le varie tipologie di investimenti che esistono e magari trovi quella che fa di più al caso tuo.